Ciao a tutti ragazzi, spero che il vostro mese di agosto stia proseguendo bene. Oggi è tempo di un nuovo format, un nuovo contenuto e questo format che voglio battezzare oggi lo chiamiamo From Zero to Hero. Qual è la premessa? La premessa è prendere un eroe, partire da zero, quindi dal mazzo iniziale che può essere l'Armory Deck piuttosto che una versione economica del mazzo principale, quindi dell'eroe, e poi da lì creare dei gradini con il deck base, il deck intermedio, l'avanzato e poi il deck full tunato, in modo da dare ai giocatori nuovi una sorta di step, di passi da fare per potenziare il proprio mazzo. Oppure se si vuole partire da una versione base, dargli un'idea di cosa comprare all'inizio. Quindi ragazzi, oggi me la sono voluta giocare un pochettino safe. Primo eroe Caio perché lo conosco bene, perché c'è un Armory Deck. Quindi oggi vi voglio dare questo assaggio di format. Ditemi cosa ne pensate, se ci sono miglioramenti, cose da cambiare, da aggiungere. Scrivetemi tutto nei commenti e soprattutto quale eroe vorreste vedere nella prossima puntata, chiamiamola così, di questo format. Non ricevo tanti commenti, quindi chissà che il tuo commento in particolare potrebbe essere quello ascoltato. Quindi scrivete, commentate e fatemi sapere. Faccio un paio di premesse prima di iniziare il video vero e proprio. In primis, questo non è un video di deck building maniacale. Ovvero, io voglio soltanto darvi delle idee su cosa togliere, su cosa aggiungere e ovviamente i vari prezzi, ma non è un deck building al centesimo, quindi poi ognuno di voi si può divertire come vuole, aggiungere una carta in più, togliere una carta in più, quello che si vuole. In secondo luogo, i prezzi sono i minimi di card market senza considerare le spese di spedizione. Tuttavia, ho arrotondato in eccesso i vari prezzi per, diciamo, cercare di avvicinarmi il più possibile al prezzo che andreste a pagare con l'espedizione, ma anche qui non è un calcolo maniacale. Quindi ragazzi, senza indugiare oltre, iniziamo con la versione base del deck di Caio. Ovviamente per Caio, come dicevo prima, me la sono giocata un pochettino facile perché la versione base del deck è ovviamente il miglior prodotto che potete acquistare per iniziare a giocare a Flesh and Blood, che è l'Armory Deck di Caio. Ora, all'interno di questo Armory Deck che voi andate a pagare sui 40 euro, con un po' di fortuna anche 35, trovate però già un'ottima base di partenza. Infatti personalmente penso che sia tra gli Armory Deck meglio costruiti per iniziare a giocare, perché un eroe abbastanza semplice e la base da cui partite è decisamente buona. Io ho evidenziato alcune carte che secondo me sono proprio fondamentali, ad esempio la Savage Sash, i Bearfang rossi e gialli, poi i gialli li andremo a togliere più avanti, e le carte blu. La base blu di partenza, ad eccezione di una manciata di carte che andremo a togliere, tutto sommato è veramente una buona base. Quindi, deck base, partenza, comprate l'Armory Deck al prezzo di 40 euro e già così avete un buon prodotto per le mani. Passando poi invece alla versione intermedia, quindi io ho speso 40 euro. Voglio fare un piccolo upgrade, quindi non voglio avere il mazzo tunato al 100%, ma voglio spenderci una cinquantina d'euro, una settantina d'euro. Che devo comprare? A cosa devo dare priorità? Ecco, lo scopo è questo. Cosa dovete comprare prima per poter avere un mazzo intermedio? Ok, quindi potervi sedere a un Armory e poter giocare le vostre partite divertendovi e casomai vincendone pure qualcuno. E quello che io suggerisco è prendere subito 3 copie di Blood Rush Bello. Ecco, dove non è evidenziato il numero, ragazzi, vuol dire che è in 3 per. Quindi 3 copie di Blood Rush Bello alla cifra di 9 euro, tutto il playset. Wild Ride, che è una comune, quindi veramente poca roba. Poi abbiamo Beast Within. Beast Within sono 12 euro tutto il playset, quindi sempre 3 per. 1 per di Reckless Swing, carta che a me piace in 1 per, costa tipo 1 euro, quindi veramente poca roba, no, forse addirittura meno. E poi mettiamo subito gli equip per affrontare i Wizard. Quindi AB3 prendiamo i Nullrun Gloves, che sono una comune, quindi si trovano veramente a pochi centesimi. Skullhorn che costa 1 euro.
E poi aggiungiamo il 2 per di Silex, che al momento è quella carta che ci costa un po' di più, ovvero 20 euro per due carte, quindi per due copie. Questo perché Silex, volendo utilizzare un gameplan aggro, è un'ottima carta, blocca 3, attacca 6, quando la si scarta fa il room, quindi è un'ottima carta che abilita dei turni molto grossi. La compriamo in 2 per il momento. Quindi, andando poi a rimuovere, invece sul lato sinistro della slide, tutte le carte che vedete a schermo. Andiamo subito un pochettino a pulire le blu, anche perché nell'Armory Deck avete 30 carte blu, che secondo me sono un po' tantine. Quindi io vado un pochettino a limare le carte blu, togliamo 7 copie, scusatemi, 8 copie, quindi il 3 per di Reincarnate, il 3 per del Bastion e l'1 per dei Riled Up, e poi togliamo alcune rosse che a me non piacciono per niente, quindi diamo spazio. Ecco, secondo me, comprando queste carte e spendendo un totale di 42 euro per queste aggiunte, avete, secondo me, comprato la maggior parte delle carte necessarie per giocare queste robe. Perché senza Blood Rush bello, senza Beast Within, non riuscite a giocare. Cioè, il mazzo è veramente tirato col freno a mano. Con queste carte, invece, riuscite decisamente a giocare molto molto meglio. Quindi, 42 euro, questo primo upgrade. Passiamo ora a trasformare questo mazzo, che è di un livello intermedio, in un mazzo avanzato. E qui ovviamente la spesa sale un po'. Allora, considerate che noi per il momento siamo a 40 euro di deck base, più 42 di upgrade. Quindi per creare questo mazzo avanzato arriviamo ad un budget di 150, quindi vuol dire un'altra ottantina d'euro su per giù. Quello che noi adesso andiamo a toccare è la parte di equipaggiamenti, quelli normali, che non abbiamo ancora modificato. Allora, in realtà, gli equipaggiamenti nell'Armory Deck di Kaio sono tendenzialmente buoni, perché la Savage Sash e i Beaten Tracker, che sono le scarpe, sono le carte che io terrei nel mazzo, ok? Se voglio giocare aggro. Quindi buone così, non vanno sostituite. Il primo pezzo di equipaggiamento che andiamo a sostituire è la testa. Togliamo Knucklehead e prendiamo la Scowling Flashbag, che ci costa 30 euro. Poi prendiamo due copie di Swing Big, che sono una carta fortissima per Bruto, ma non è una carta necessaria. Quindi, se vogliamo fare un passo in più, dare un po' di qualità al mazzo, ecco, due copie sono secondo me un buon punto di inizio. 20 euro al pezzo, ma io vi conto 45 andando un po' ad arrotondare per eccesso per le spese di spedizione, come vi dicevo in apertura. Poi prendiamo il 3x di Pacant. Una comune costa veramente 5 centesimi, ma perché voglio arrotondare a cifra tonda, quindi 15 centesimi, 3 per di una carta che in late game è molto forte. Quindi io la metterei per andare un pochettino a potenziare il pool delle rosse. Ora non è detto che le carte che io metto nelle varie sezioni siano dalla meno costosa alla più costosa, sia chiaro, io vi do soltanto l'idea di andare a limare un mazzo, partendo da una base che è quella iniziale di un Armory Deck. Quindi, anche se trovate delle comuni, non vi preoccupate che nel mio ragionamento dovrebbe filare. Dopodiché abbiamo due copie di Castbones, carta che a me piace da morire, la metto sempre, anche se alcune liste non la giocano, 4 euro al pezzo per un totale di 8 euro il playset, che noi in questo caso giochiamo in due per. E poi mettiamo Rally the Coast Guard, un'altra comune uscita con l'ultima espansione, che ci permette di aumentare il potere difensivo. È una comune, 15 centesimi per la gloria. Totale di tutta l'operazione sono 85 euro di upgrade. Andando a togliere, oltre a Knucklehead, 3 Pound Down e Clash of Agility, che a me non piacciono i Clash of Agility, alcune liste li giocano, altre no, a me personalmente non piacciono, quindi suggerisco di toglierle. Ma come dicevo, ragazzi, se voi fate le prime partite e vi piacciono, potete togliere altro, non è assolutamente un problema. Infine, quindi, per andare ora a trasformare il nostro deck da avanzato a un deck pronto, finito per i tornei, quelli grossi, quelli importanti, allora ecco che andiamo ad aumentare un pochettino il budget, perché adesso dobbiamo andare a limare alla perfezione
tutte le carte rimanenti. Ad esempio, dobbiamo togliere i guanti, quindi la parte dei guanti dobbiamo togliere gli Hide Tanner e mettere gli Apex Bonebreaker, e gli Apex Bonebreaker ci costano 60 euro. Prendere la terza copia di Swig Big sono altri 20 euro, e poi la terza copia di Silegs che sono 12 euro. A questo aggiungiamo un 3x di set packing, 36 euro, e poi qui ovviamente il dilemma dei dilemmi, ovvero la staple Command and Conquer. Ora, io ovviamente per chiarezza nel video l'ho messa e farò il calcolo con e senza, perché ovviamente il 3x di Command and Conquer, che costa 180 euro, ovviamente sbilancia tutti i calcoli. Quindi, andando a rimuovere Berfang giallo, i Pacant che abbiamo aggiunto prima, una copia, e una copia di Palping rosso che trovate nel mazzo iniziale, senza Command and Conquer andremo a spendere 128 euro di ultimo upgrade. Mentre invece, volendo inserire i Command and Conquer e togliere i Wreck Havoc, che non ho ancora nominato, che sono un'alternativa ovviamente economica a Command and Conquer, ma sono più deboli, allora l'upgrade aumenta a 308 euro totali. Qui ovviamente, ragazzi, si apre la discussione che si apre sempre, ok? Staple sì, staple no. Le staple le comprate una volta, ce le avete sempre, quindi io consiglio ai giocatori nuovi, compratele piano piano, nessuno vi obbliga a farlo in un mese. Io per esempio il mio 3x di Command Conquer l'ho finito in 2 anni. Ho preso il 3x, piano piano ne ho preso uno, poi ne ho preso un altro, il terzo me lo sono fatto prestare per un po', poi l'ho comprato, quindi piano piano ognuno ha i suoi tempi. Ok, quindi questo è per chiarire il tutto. Faccio un'ultima premessa prima di andare in chiusura. Ovviamente le liste sono fluide, nel senso che a seconda del meta ci sono delle carte che entrano, delle carte che escono. Con questa lista, e quindi con questa full list che io ho chiamato a slide, quello che voglio dirvi è che con queste aggiunte avete un mazzo che secondo me può essere competitivo nei tornei, andando ovviamente poi ad aggiustare il side a seconda del meta che trovate, ma come base di partenza dall'inizio e arrivare fino a queste aggiunte che vi ho mostrato, avrete tra le mani un mazzo che al 90%, 95% addirittura, è pronto per essere giocato ai tornei. Quindi è un ottimo mazzo da Armory. All'Armory andate senza problemi e potete sicuramente approcciare i primi tornei grossi con serenità, quindi sapendo di potervi sedere e giocare la vostra partita, che poi la vincete o la perdete, la dipende, ma la giocate senza dubbio. Ragazzi, allora, questa è l'idea di questo format. Spero che sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete qualche altro eroe oppure se devo modificare qualcosa. È una prova, vi ho mostrato un'idea. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. E se qualcuno cerca un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Gravy Bones, vi lascio qua sopra il link per andarvi a vedere sempre il reel che ho fatto con un upgrade di 100 euro all'Armory Deck che può farvi fare un piccolo salto di qualità. Ragazzi, con ciò detto, noi ci vediamo ancora in settimana con un altro contenuto, questa volta su Valda, perché sto ultimando la lista, la sto testando prima di mostrarvela. E poi, dopodiché, ci vediamo con i contenuti futuri. Ragazzuoli, buon proseguimento, buone feste per chi è in ferie e ci vediamo al prossimo video. Ciao a you!